Bentornati ragazzi, continuiamo a parlare della Cina, parliamo oggi del passaggio dalla dinastia Yuan alla dinastia dei Ming. Ne parliamo insieme alla nostra gattona Sofì. È vero che vuoi fare lezione insieme a me, è vero Sofì? Guardate, guardate come... Aia, non mordere! Guardate, guardate che bella gatta! Ci augura buona fortuna, vuoi salutare i nostri video ascoltatori? La mia gatta filosa, aia, mi sta azzannando e mordendo, va bene? Non ne vuoi sapere della Cina? Allora, ma come è diventata aggressiva? Allora, va bene, forse la sto stancando, la lascio andare. Abbiamo visto la scorsa volta la dinastia degli Yuan, mongoli, no? Il primo dei quali è Kubilai Khan, mongolo conquistatore della Cina, e la Cina diventa uno dei quattro khanati in cui si divide l'impero mongolo. Gli Yuan non diventarono mai effettivamente cinesi, non si assimilarono, a differenza di altre dinastie precedenti di dominatori venuti da fuori, di conquistatori che poi però acquisiscono in tutto e per tutto le caratteristiche dei cinesi, che si adattano alla mentalità ma anche all'economia cinese. Gli Yuan restarono sempre un'elite mongola piuttosto separata dal resto del popolo cinese, e soprattutto la dominazione degli Yuan fu una dominazione assolutamente incapace di prendersi cura delle strutture agricole molto deboli della Cina. Ricordate che la Cina aveva un'agricoltura delicata, un'agricoltura irrigua che aveva bisogno di continua manutenzione delle strutture idrauliche e queste cose non le facevano i privati, le faceva la burocrazia statale, i funzionari imperiali. Gli Yuan si disinteressano di questo, non riescono a gestire le strutture dell'agricoltura, sono strutture appunto molto molto deboli. L'agricoltura viene danneggiata e il risultato sono spaventose carestie. Si stima che dall'inizio alla fine della dominazione degli Yuan la popolazione cinese sia scesa da 120 milioni fino a 60-70 milioni, quindi un vero tracollo demografico terribile. Gli Yuan sono incapaci di comprendere la mentalità cinese, di adeguarsi alle regole della civiltà cinese, di capire i meccanismi del suo funzionamento. Con gli Yuan continua la tendenza che già era iniziata con dinastie precedenti, cioè il popolamento delle regioni del sud, lungo il corso del fiume Azzurro. Milioni e milioni di persone si aggiungono in queste regioni del sud, e la produzione di riso, i cosiddetti campi di riso sommerso prosperano. Abbiamo addirittura a volte 2 raccolti di riso ogni anno, e a volte anche persino un terzo di cereali. Il Gran Canale che portava il riso dalle regioni meridionali fino alle regioni del nord già esisteva, non lo hanno certamente inventato gli Yuan, però fu potenziato e attrezzato moltissimo dagli Yuan. Questo Gran Canale portava dal sud al nord moltissimo riso, addirittura per 1500 km. Il canale arrivò a essere lungo 1500 km. La Cina del Sud, che secoli prima era molto meno popolata rispetto alla Cina del Nord, si avvia a contenere il 70% della popolazione circa totale della Cina. E il bello è che proprio qui, nelle regioni risicole che ottengono questo sviluppo impetuoso, velocissimo, è proprio qui che si sviluppano le rivolte contadine a partire dal 1350
che metteranno fine alla dinastia degli Yuan, questi mongoli odiati da tutti. Nel 1368 essi verranno scacciati nuovamente a nord nelle steppe dei mongoli da una nuova dinastia nazionale, quella dei Ming. La dinastia dei Ming prende il posto degli Yuan, d'accordo, nel 1368. Rovescia gli Yuan e i Ming dureranno fino al 1600, regneranno fino al 1644. E la capitale, attenzione, la capitale dei Ming fino a un certo punto è Nanchino, cioè i Ming ritornano al sud come dinastie precedenti, fino però al 1421. Nel 1421 anche i Ming sposteranno la capitale a Pechino. Vi ricordo che Pechino, appunto Pechino nell'estremo nord della Cina, era appunto la capitale degli Yuan, coloro che sono stati spodestati dai Ming. Succede che proprio con l'arrivo dei Ming si interrompe la via della seta, una via secolare dei traffici tra Europa e Cina, ne abbiamo parlato in altre lezioni, che proprio i mongoli, la cosiddetta Pax Mongolica, aveva riaperto dopo secoli di interruzione. La via della seta ben presto, già alla fine del 300 e poi nel 400 cesserà di esistere, non si potrà più arrivare via terra dall'Europa alla Cina. La via della seta si interrompe non solo e non tanto perché in Cina vi era stato questo risveglio nazionale della dinastia Ming che forse aveva poco interesse a commerciare per via di terra con l'Europa. Non è tanto questo il punto, il problema è un altro. La via della seta si interrompe perché, le entità politiche attraverso cui essa passava si sfaldano, vengono occupate da nuovi popoli nomadi o comunque iniziano a sfaldarsi e a dare luogo a una serie di guerre molto pericolose che impediscono ai mercanti di attraversarlo ormai. La via della seta, infatti, al di là dell'impero della Cina, ricordate che esistevano altri tre khanati mongoli. Il khanato dell'Iran di cui abbiamo parlato, abbiamo dedicato un'intera lezione, abbiamo detto che uno di questi khanati mongoli, questi quattro, il khanato dell'Iran, che viene chiamato anche khanato di Afghanistan-Persia, Afghanistan-Persia, che in realtà per un certo periodo possedeva anche l'Iraq, la città di Baghdad. Questo proprio tra tutti i khanati mongoli è il più debole, quello che si sfalda più velocemente, inizia a frazionarsi, iniziano tutta una serie di guerre e quindi capite che la situazione non è più idonea ad un tranquillo attraversamento da parte dei mercanti dall'Europa alla Cina o dalla Cina all'Europa lungo la via della seta, lungo i territori di questo ilkhanato. Infatti la via commerciale che era fondamentale per arrivare dall'Europa alla Cina, la via commerciale che andava da Hormuz sul Golfo Persico, poi all'interno verso Tabriz e poi verso Trebisonda sul Mar Nero, viene totalmente interrotta. E se non viene totalmente interrotta diventa certamente poco sicura, è teatro di guerre continue. Certo, l'Ilkhanato di Persia risponde cercando di aprire una via alternativa, quella del Mar Rosso. Tra l'altro nell'Ilkhanato di Persia, l'abbiamo detto, i mongoli che avevano conquistato la Persia e altri territori, Iraq e Afghanistan,
l'abbiamo detto più volte, iniziarono ad assimilarsi con l'elemento persiano, furono conquistati dalle tradizioni, dagli usi e anche dalla lingua dei persiani, quindi i mongoli si fusero, ma forse anche sarebbe meglio dire scomparvero all'interno dell'etnia persiana. E quindi questo kanato va in rovina, i mongoli vengono assorbiti dalle popolazioni iraniane. Le grandi città carovaniere di Bukhara e Samarcanda facevano parte, no, dell'altro kanato mongolo, quello di Chagatai, che era il kanato mongolo dell'Asia centrale, ma anche quello ben presto viene occupato da orde di invasori e si disfa completamente, quindi molto difficile attraversare quelle famose città carovaniere. Anche lì nel Kanato di Chagatai la minoranza mongola viene assorbita dalle popolazioni turche, dalle popolazioni turcomanne. La Transoxiana, che è il Kanato di Chagatai, appunto queste città come Bukhara o Samarcanda facevano parte della Transoxiana, il Kanato di Chagatai possedeva la Transoxiana, come abbiamo detto in altre lezioni, entra in un periodo di forte instabilità e sarà poi contesa a lungo tra altre entità politiche. E quindi abbiamo frazionamento, abbiamo lotte, guerre, abbiamo totale insicurezza. Stessa cosa vale per l'ultimo kanato mongolo, quello dell'Orda d'Oro. Anche dell'Orda d'Oro abbiamo parlato in altre video lezioni. Orda, vi ricordo, non significa quello che sembra, anche se i mongoli all'inizio erano veramente un'orda. Ordo, dalla parola urdu, significa accampamento di tende, insieme di tende. L'Orda d'Oro poi si divide nei khanati di Astrakhan, di Kazan e di Crimea. I khanati di Astrakhan e di Kazan saranno conquistati dalla Russia più in là, però anche lì vi è uno stato di guerra permanente, di insicurezza che impedisce il normale transito dei mercanti. Il Kanato del Nordadoro resta forte solo in Crimea, diciamo nella zona della Crimea, ma anche lì la situazione non è assolutamente pacifica perché i turco-mongoli di Crimea manifestano sempre maggiore ostilità verso i crescenti insediamenti cristiani sul Mar Nero, d'accordo? E lì c'era anche Genova che aveva dei possedimenti sul Mar Nero. Quindi lo sfaldamento, la divisione, il crollo di questi khanati mongoli chiude la via della seta. Come si arriva quindi dalla Cina all'Europa, gli stessi cinesi provano, attenzione, ad arrivarci per via di mare, attraverso spedizioni marittime. Questa è una delle caratteristiche più celebri e più impressionanti del primo periodo della dominazione Ming, cioè le grandi spedizioni marittime. La Cina cerca di espandersi, anche se poi vedremo rinuncerà a farlo, di espandersi in direzione dei mari, in direzione dell'Oceano Indiano. L'ammiraglio Zheng He dirige ben 7 spedizioni marittime che dal 1405 al 1433. Le navi cinesi erano notevoli, assistite anche da una tecnologia, da ritrovati scientifici non indifferenti. Le navi cinesi erano grandi giunche piene di cariche di migliaia di mercanti e di soldati. E arrivano le navi cinesi prima di tutto in India, ma poi molto più lontano, migliaia di chilometri di distanza, arrivano al Golfo Persico, arrivano all'Africa orientale. Sono navi molto molto più efficienti di quelle
delle monarchie occidentali che proprio in quel periodo stavano iniziando le loro esplorazioni e le loro scoperte. A un certo punto queste spedizioni cinesi, queste famose spedizioni cinesi dell'ammiraglio Zheng He si interrompono all'improvviso nel 1433, cessano le spedizioni, non vengono più finanziate, il potere politico decide di troncarle definitivamente, la Cina non navigherà più. E noi abbiamo soltanto delle ipotesi per spiegare perché questo è successo. Non abbiamo alcuna certezza perché finiscono le spedizioni. Magari ne riparlerò alla fine della lezione perché bisogna andare più nel dettaglio. Pensate che nel 1430 sembrava che i cinesi potessero doppiare il continente africano, capite? Potessero passare al di sotto della punta meridionale dell'Africa e arrivare così in Africa occidentale o magari in Europa, capite? Cioè teoricamente, tecnicamente i cinesi avrebbero potuto farlo, avrebbero potuto circumnavigare l'Africa nel senso opposto rispetto a quello lungo il quale l'avrebbero fatto i portoghesi dopo qualche decennio e sarebbero potuti essere i cinesi a scoprire l'Europa, cioè ad arrivare in Europa circumnavigando l'Africa, magari portando le loro giunche fino a Lisbona, d'accordo? E fino all'Europa. Ma questo non avvenne, le spedizioni furono arrestate. I Ming si caratterizzano per il buon governo, a differenza degli Yuan riescono a fare manutenzione e a far funzionare bene l'agricoltura, tant'è vero che abbiamo una ripresa demografica enorme. Nel 500 si calcola che la popolazione cinese si sia ripresa, sia tornata ai 100 milioni di abitanti. L'agricoltura cinese certo era un'agricoltura manuale, un'agricoltura senza strumenti, un'agricoltura un po' simile all'agricoltura indiana di cui parleremo, cioè un'agricoltura manuale, un'agricoltura senza grandi strumenti. La Cina era una civiltà vegetale che si basava sul binomio grano-riso, come abbiamo detto, con pochi animali e gli animali erano fortemente trascurati, l'abbiamo detto già in una precedente lezione, e quindi questo comportava però che non vi fossero animali per la trazione agricola, che l'alimentazione dei cinesi mancasse di proteine animali, che non si mangiava quasi per niente la carne degli animali. Quindi questa agricoltura era molto redditizia, era un'agricoltura intensiva, un'agricoltura che aveva bisogno di enormi densità umane, però era un'agricoltura molto molto debole, aveva bisogno appunto di tantissimi esseri umani, non veniva utilizzato l'aratro pesante, strumenti che dovevano essere trascinati dai buoi, cioè i cinesi conoscevano l'aratro ma preferivano non utilizzarlo, preferivano seminare i semi a mano e poi fare un lavoro veramente difficile per togliere proprio a mano, col lavoro manuale, tutte le erbacce, tutte le erbe nocive, così come anche gli altri stadi della produzione del riso e del grano, tutto veniva fatto attraverso appunto canali di irrigazione che erano straordinari, ma erano molto fragili. Ci voleva davvero uno sforzo enorme per far arrivare l'acqua a grandi altezze e far sì che l'acqua scorresse continuamente all'interno di questi canali che spesso poi saltavano da un terrazzamento all'altro. Era molto molto difficile, era molto facile, come abbiamo visto, rompere questo equilibrio e distruggere il raccolto, non ci voleva molto e quindi
Quindi che cosa significa? Che come abbiamo visto, quello che gli Yuan non riuscirono a fare i Ming sì, lo Stato attraverso i suoi funzionari da secoli era abituato a prendersi cura della manutenzione di queste opere idrauliche, della promozione, della gestione, dell'aumento di tutti questi canali, di tutti questi terrazzamenti, e i Ming lo fanno molto bene, arriveranno addirittura ad avere in Cina ben 2270 grandi canali che vanno da un posto all'altro, quindi i Ming sanno davvero come governare l'agricoltura. Ehm, L'agricoltura, i prodotti che venivano consumati dai cinesi erano anche il tè, la bevanda tradizionale, poi grassi vegetali del sesamo e della soia, ma assolutamente, come ho detto prima, non i grassi animali come il latte, il burro, il formaggio, verso i quali tradizionalmente i cinesi avevano una vera e propria repulsione. Nell'epoca Ming, ma non solo, cioè già da prima, ma nell'epoca Ming questo avviene ancora di più, noi troviamo uno sviluppo scientifico, tecnologico, industriale notevolissimo. Vengono riattivate anche tecnologie che, ripeto, esistevano già prima, ma che si sviluppano fortemente durante il periodo Ming. I cinesi potevano fare cose, facevano cose che in Europa ancora non si realizzavano. Fondevano i metalli con il coke. Fondevano i metalli con il coke, con il carbon coke, cosa che in Europa avrebbe fatto l'Inghilterra, avrebbe iniziato a fare l'Inghilterra soltanto 200 anni dopo. In parte abbiamo detto queste cose già in una precedente lezione sulla Cina. La Cina produceva tessuti di seta, oppure porcellane. Con i Ming nasce la produzione di porcellane di un grado raffinatissimo che hanno un'esportazione mondiale, conquistarono l'Europa, i prodotti cinesi, le cosiddette cineserie. Gli europei erano disposti a spendere moltissimo per comprare le porcellane cinesi, anche se il massimo successo delle porcellane, dell'esportazione delle porcellane avverrà nel Settecento, quando i Ming già non vi erano più, e quindi i cinesi avevano la carta. I cinesi avevano la xilografia, la stampa a caratteri mobili sin dall'undicesimo secolo d.C., molto in anticipo rispetto all'Occidente cristiano. Avevano la polvere da sparo sin dall'undicesimo secolo, e poi tutte le tecnologie marittime che permettevano appunto loro di essere una potenza marittima, la prima potenza navale mondiale. Avevano l'ago magnetico e quindi la bussola, il timone di poppa, le vele triangolari, quindi grandi innovazioni tecnologiche per le navi, oppure la cartamoneta. Sin dal IX secolo avevano la cartamoneta, che in Europa, in Occidente assolutamente non esisteva. Nel Cinquecento l'impero Ming arriva al suo massimo sviluppo. Parleremo comunque dell'impero Ming nel Cinquecento e poi anche nel 600 e nel 700, ciò che verrà dopo l'impero Ming in Cina, in una successiva lezione, in un ciclo di lezioni che vedrete del 700. Per ora noi limitiamoci al 400. Per esempio nel 400 c'è un grande imperatore Ming che spesso viene ricordato, Yongle. Yongle regna dal 1403 fino al 1424. Si tratta del terzo imperatore Ming, che ottiene numerosi successi. Sconfigge i mongoli, ma i mongoli erano tornati a farsi pericolosi, si erano nuovamente federati in uno stato potente.
nel 400 rimarranno pericolosi anche nel 500. Questo è uno dei motivi dello spostamento della capitale che vi ho detto prima, da sud a nord, da Nanchino a Pechino. Pechino era più vicina, essendo molto a nord, Pechino era più vicina al fronte di combattimento. Per evitare l'invasione dei mongoli, ma non solo di loro, di altri popoli nomadi, viene ricostruita la Grande Muraglia. Questa è un'altra delle grandissime, delle ottime realizzazioni dell'impero Ming, la ricostruzione della Grande Muraglia che era in rovina da secoli, veramente da secoli e secoli. E pensate che c'è uno sviluppo economico che è anche uno sviluppo mercantile, uno sviluppo commerciale, mercanti. Abbiamo visto che i mercanti commercianti sono sempre stati soffocati nella mentalità cinese, eppure nel 400 e nel 500, durante l'impero Ming, in contrasto proprio con la totalità della tradizione cinese, viene fuori un embrione di borghesia indipendente rispetto ai funzionari di Stato, rispetto al potere politico, e quindi un insieme di ceti, di mercanti e di commercianti, ma anche di industriali, una borghesia imprenditoriale. Certo, il suo peso politico è inesistente, una borghesia imprenditoriale la cui importanza non deve forse essere esagerata, che però praticamente non vi era mai stata. Ci sono mercanti che commerciano appunto con la navigazione, vanno verso il Giappone, vanno verso l'Indonesia, vanno verso l'India. Non solo, ma proprio una borghesia imprenditoriale, aumenta il settore manifatturiero, aumenta proprio la produzione del settore manifatturiero notevolmente, sia nella siderurgia, l'industria del ferro, sia anche nella produzione della seta, d'accordo? Nella produzione della seta. Quindi abbiamo uno sviluppo economico senza precedenti nella storia della Cina, proprio perché non è affidato soltanto alle cure dello Stato, ma viene dal basso, dall'interesse di un ceto di imprenditori, mercanti, commercianti, che prima dell'epoca Ming in Cina assolutamente non si era mai visto. Nel 400 i rapporti tra Cina e Occidente, come abbiamo visto, vengono condotti soprattutto sulle rotte dell'Oceano Indiano. E abbiamo visto che inizialmente questo avviene per iniziativa cinese, poi però le navigazioni vengono assolutamente bloccate. Come abbiamo detto in altre video lezioni, saranno soprattutto le navi arabe, i mercanti arabi, a collegare la Cina con l'Europa, la Cina con l'Africa e poi anche con l'Europa attraverso il Golfo Persico oppure il Mar Rosso. Si arrivava poi per via di terra al Mediterraneo orientale. Quindi saranno sempre mercanti arabi, in minor misura saranno mercanti indiani, ma saranno soprattutto mercanti arabi. La rete del traffico commerciale nell'Oceano Indiano era quasi monopolio dei mercanti arabi. I mercanti arabi collegavano l'India con il Golfo Persico e l'Europa, ma collegavano anche la Cina con il Golfo Persico e l'Europa. Il monopolio degli arabi sarà poi messo in discussione ovviamente dall'arrivo dei portoghesi. Infatti poi nel corso del Cinquecento l'arrivo delle flotte portoghesi ristrutturerà completamente le vie di commercio nell'Oceano Indiano. Nel 1557 i portoghesi conquistano Macao, porto cinese fondamentale attraverso il quale i portoghesi commerceranno con la Cina per tantissimo tempo, e poi qualche decennio più tardi, rispetto al 1557, i portoghesi sistemeranno le loro basi anche a Formosa, l'attuale isola di Taiwan. Poi però arriverà il declino anche per il colonialismo portoghese e saranno gli olandesi a prendere il posto dei portoghesi, a Formosa, a Taiwan. Però questa, diciamo, è un'altra storia, la vedremo appunto un'altra volta, come vedremo appunto cosa succederà ai Ming
nel corso nella loro epoca, appunto, in una successiva lezione, in un successivo argomento. Ora, io avevo preparato, non so se la faccenda funziona, un foglio per parlare un po' meglio di queste grandi, vediamo se la cosa va, di queste grandi navigazioni cinesi dell'inizio del 400. Noi abbiamo ben 7 spedizioni, grandissime spedizioni, con decine e decine di giunche piene di centinaia e centinaia di soldati, di diplomatici, di mercanti, di tecnici, al comando dell'ammiraglio Zheng He, una dimostrazione di potenza navale rispetto alla quale le 3 caravelle di Colombo erano veramente qualcosa di assolutamente ridicolo. La prima spedizione punta verso il Vietnam 1405-1407. Pensate che la Cina occupò una parte del Vietnam dal 1406 al 1427, quindi inizialmente queste grandi spedizioni navali avevano anche un significato imperialistico, colonialistico. Poi ben presto però gli imperatori Ming lasciarono perdere questo aspetto. Questa spedizione raggiunge anche l'Indonesia, raggiunge anche l'isola di Ceylon, raggiunge anche Calicut, grande porto, emporio dell'India nord-occidentale. La seconda e la terza spedizione, dal 1407 al 1411, raggiungono la Malesia, ma raggiungono di nuovo Ceylon e l'India, questa volta non Calicut a nord-ovest, ma l'India del sud-ovest. E pensate che gli imperatori Ming sostenevano di avere un diritto di sovranità verso alcune di queste terre, la Malesia appunto, ma anche territori indiani, cioè i cinesi, gli imperatori Ming si erano messi in testa di avere il diritto di conquistare questi territori indiani. Questo però non avvenne. Man mano che si va avanti le spedizioni diventano più che altro delle spedizioni commerciali, ma neppure, perché non vi erano davvero commercianti privati su queste navi, erano spedizioni totalmente statali. E quindi iniziarono a essere viste come spedizioni esclusivamente politiche per prendere rapporti o per ottenere buoni rapporti con stati, con entità politiche anche lontane. La quarta spedizione, vedete, arriva veramente a migliaia di chilometri di distanza, 1413-1415 è il periodo della quarta spedizione, si arriva in Somalia, quindi in Africa orientale, e poi nel Mar Rosso e nel Golfo Persico. I cinesi arrivano a Aden sul Mar Rosso e a Hormuz sul Golfo Persico, e quindi prendono contatto anche con gli europei, con i mercanti europei e con i dignitari europei perché si trovano lì. La quinta spedizione, attenzione, 1417-1420, va negli stessi posti, ok? Mar Rosso, Golfo Persico, e siccome lì dominava la dinastia araba dei Mamelucchi in Egitto e in Siria, gli imperatori Ming stabiliscono buone relazioni, pensate, con questo regno lontanissimo, il regno dei Mamelucchi in Egitto. La sesta spedizione arriva in Africa orientale, la settima spedizione, l'ultima 1433, punta ancora verso l'Africa orientale e ancora verso il Mar Rosso. Secondo alcuni storici cinesi sarebbero addirittura arrivati alla Mecca, d'accordo? Alla Mecca, la città santa degli arabi nella penisola arabica. È una cosa veramente straordinaria, altro che le 3 caravelle di Colombo che appunto verranno soltanto decenni e decenni dopo. Qui noi abbiamo spedizioni con decine e decine di giunche enormi, ogni spedizione aveva con sé centinaia e centinaia di persone con tecniche di navigazione, tecniche di dominio del mare che erano straordinarie. Le giunche erano esse stesse
enormi, erano attrezzatissime con tutte le tecnologie che abbiamo anche nominato prima. Allora il problema è questo, il problema che ho accennato all'inizio. Gli imperatori Ming, i loro dignitari, i loro ministri, i capi della loro burocrazia decidono di lasciar perdere e la Cina si chiuderà sempre più al suo interno, anche nei confronti dei mercanti europei, lo vedremo in altre lezioni, la Cina tenderà a chiudersi, a come se avesse paura di stabilire relazioni con altri popoli, con altre entità politiche. Qual è la motivazione di tutto questo? Si possono fare soltanto delle ipotesi, gli storici si stanno sbizzarrendo, hanno cercato di pensare insomma quale può essere il motivo, esistono svariate ipotesi. La prima ipotesi è molto semplice, abbiamo visto che la Cina veniva minacciata dai mongoli e anche da altri popoli del nord, quindi le spedizioni navali, secondo molti storici, ehm, sarebbero terminate, sarebbero terminate perché tutte le risorse, tutte le energie, tutte le spese sarebbero state convogliate nella difesa nei confronti delle invasioni mongole, d'accordo? Nelle guerre per evitare l'invasione dei popoli del nord. Anche la ricostruzione della Grande Muraglia, come abbiamo visto, fu un'opera che ebbe bisogno di una spesa fortissima, fortissima. Però possono esistere anche altre ipotesi, un'ipotesi psicologica, un'ipotesi proprio anche politica che si compenetrano tra di loro. Molti storici hanno messo in evidenza la debolezza, l'abbiamo ricordato prima, dell'economia cinese basata su quel tipo di agricoltura. Molti hanno sostenuto che quel tipo di agricoltura, no, delicatissima, costosissima, che aveva bisogno di enormi masse umane, avrebbe appunto allocato tutte le risorse possibili. La Cina non poteva permettersi di spendere, di investire, ma anche da un punto di vista psicologico, di andare fuori da se stessa, perché la Cina sarebbe stata una specie di gigante dai piedi d'argilla, prigioniera della sua economia vegetale. Quindi oltre a quel tipo di economia vegetale pignola, parossistica, complessa, la Cina non poteva andare, anche da un punto di vista psicologico, non riusciva a concepire nient'altro che la coltivazione del riso, che la moltiplicazione dei canali, la continua manutenzione di questi canali, così, insomma, la Cina era presa esclusivamente da questo. Abbiamo visto che una borghesia imprenditoriale era molto limitata, si stava però sviluppando, può darsi che gli imperatori Ming oppure la burocrazia celeste, no? I funzionari della Cina, questa onnipotente, enorme burocrazia, abbiano avuto timore di far prosperare elementi troppo diversi tra loro, un ceto di mercanti, un ceto di imprenditori, un ceto come nei paesi, quello che venne fuori dai paesi occidentali, un ceto di conquistatori, un ceto di colonizzatori. Occupare territorio, andare a commerciare, a commerciare in territori, in regni anche molto lontani dalla Cina, avrebbe evidentemente necessitato proprio un cambiamento di mentalità, un cambiamento psicologico di fronte al quale gli imperatori cinesi, ma soprattutto l'enorme sterminata burocrazia, la cosiddetta burocrazia celeste di funzionari, di fronte al quale vi fu un meccanismo di rigetto, proprio un moto di rigetto, di chiusura. Non si voleva far sviluppare oltremodo una classe borghese imprenditoriale, individualistica, possessiva.
questa classe borghese non riuscì ad affermarsi più di tanto, l'abbiamo visto prima, a differenza di quello che stava succedendo nei paesi europei dove tantissimi privati, aristocratici o borghesi, grazie all'agricoltura, ma anche alle manifatture, avevano accumulato dei patrimoni privati enormi che potevano essere investiti, che potevano essere utilizzati nella conquista e nella colonizzazione di nuovi territori, per esempio nelle Americhe, d'accordo? Dopo la scoperta dell'America. Questa classe borghese con una mentalità imprenditoriale tesa all'arricchimento, pronta a occupare e a popolare e a sfruttare nuovi territori, in Cina non esisteva. Abbiamo visto che le grandi spedizioni sono spedizioni totalmente controllate dallo Stato, i privati non avevano minimamente il diritto, non avevano il permesso di metter su delle proprie flotte. Da secoli abbiamo visto che la Cina si basava su questa casta pervasiva, numerosissima di funzionari pubblici, la burocrazia. Sin dall'antichità questa agricoltura, questa civiltà vegetale molto complessa e delicata aveva avuto bisogno del controllo di un numero proprio sterminato di burocrati, di funzionari pubblici, attenzione, che erano contemporaneamente amministratori, ingegneri, quindi tecnici, ma anche letterati, no? I mandarini conoscevano a memoria gli antichi testi confuciani. Nella loro visione, nella loro mentalità, l'idea di un espansionismo commerciale era del tutto estranea, se non anche pericolosa, e quindi forse questa mentalità tradizionale cinese ha impedito che le grandi spedizioni di Zheng He fossero l'inizio di un'espansione coloniale, ma anche solo commerciale, da parte della Cina, che invece le bloccò all'improvviso e le bloccò per sempre. Eppure la storia del mondo poteva essere scritta in un altro modo. La Cina avrebbe potuto scoprire l'Europa, la Cina sarebbe potuta arrivare anche in America, avrebbe potuto colonizzare l'Africa molto prima degli europei. Ricordatevi che nel momento in cui vengono realizzate queste spedizioni siamo all'inizio del 400, cioè siamo in un periodo in cui i portoghesi sì, stanno scendendo lungo la costa occidentale dell'Africa, ma la Cina realizza tutte e 7 le spedizioni che vi ho detto prima ancora che i portoghesi riescano a doppiare l'equatore, a scendere al di sotto dell'equatore in Africa, ovviamente in Africa occidentale. I portoghesi arriveranno a doppiare il Capo di Buona Speranza, a circumnavigare l'Africa e ad arrivare in India e Cina soltanto molti decenni dopo, negli ultimissimi anni del 400. E quindi la Cina all'inizio del 400, noi studiamo sempre la storia d'Europa e pensiamo che quelle 3 caravelle di Colombo rappresentino, non lo so, la superiorità navale, militare dell'Europa, ma non è assolutamente così se vedi la storia da un altro punto di vista. Nel 400 esiste un'unica potenza mondiale, la Cina. La Cina all'inizio del 400, nel periodo di queste spedizioni dell'ammiraglio Zheng He, era superiore agli stati europei da tutti i punti di vista. Per il suo personale, per il suo patrimonio, scusate, per il suo patrimonio umano, la popolazione cinese era di gran lunga superiore a quella dell'Europa, ma anche per le sue strutture scientifiche e tecnologiche. In Cina erano decisamente superiori rispetto a quelle dell'Occidente cristiano, ma la Cina era anche superiore appunto
appunto se consideriamo l'organizzazione e l'efficienza della sua amministrazione pubblica, che non aveva assolutamente pari se confrontata ai funzionari dei sovrani assoluti, dei monarchi, dei regni dell'Europa occidentale. E, e quindi anche proprio da un punto di vista tecnologico vi era una superiorità della Cina, ma anche le strutture agricole, per quanto deboli, per quanto fragili, erano straordinariamente avanzate. Però appunto molti storici hanno messo in evidenza che quello che sembra un punto di forza da parte della Cina era in realtà un punto di debolezza, perché questa presunta superiorità cinese si basava su un'economia statica, su un'economia fragile e su un'economia che non riusciva, o forse anche per motivi ideologici, non voleva evolversi e modernizzarsi. Ma ci sarà sempre questo interrogativo. E se la Cina con le sue navi avesse iniziato a occupare, a colonizzare, a schiavizzare popoli e in tutti i continenti prima degli europei, come sarebbe proseguita la storia del mondo? La storia non si fa con i se e con i ma. Ad ogni modo, io ho voluto sottolineare l'importanza dalla storia della Cina in un periodo come quello del 400, del 500. Continueremo a parlare di questo periodo dell'importantissima dinastia Ming, ripeto, in successive lezioni, in successivi argomenti di video lezioni. E quindi anche per comprendere come la storia possa essere capita meglio e apprezzata meglio se non la si guarda, se non la si studia soltanto dal nostro punto di vista, dal nostro occhio eurocentrico o cristianocentrico o europocentrico, non so come dire. Nel 400, nel 500, così come in altre epoche, sono esistite civiltà straordinariamente evolute, magari la Cina era più evoluta della civiltà europea occidentale cristiana, era più evoluta, però abbiamo visto aveva questo problema, era più evoluta, però era più statica, era proprio prigioniera di strutture materiali, sociali e politiche che non riuscivano più di tanto a cambiare. E cioè una classe imprenditoriale moderna si stava formando, ma questo avvenne fino ad un certo punto, e vedremo che anche la dinastia Ming infatti verrà cacciata, e questi 2 secoli d'oro, ma soprattutto il 500, questo secolo d'oro della Cina, il 500, non diede poi purtroppo i frutti che si potevano sperare. E mentre in Europa occidentale stava iniziando la rivoluzione industriale, la Cina poi rimase indietro, ma questa è storia di secoli successivi. Lo vedremo un'altra volta. Per ora vi ringrazio, continuate a seguirmi. Buonasera.